Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato all'applicazione CapCut. Vi ricordo che CapCut è un'applicazione per il montaggio video dedicata a iOS e Android completamente gratuita. Cosa andremo a vedere in questa seconda lezione? Andremo a vedere innanzitutto come fare un effetto bokeh, una cosa un po' artificiale, però diciamo che rende l'idea. Purtroppo non abbiamo comandi che si possano personalizzare, però andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Nella seconda parte andremo a vedere come realizzare un chroma key. Anche qui abbiamo un comando a disposizione con qualche limitazione, ovviamente è l'applicazione gratuita, però vediamo cosa riusciamo a fare. Ma ora andiamoci a godere questo video dedicato all'applicazione CapCut. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Una volta in CapCut andiamo a fare un nuovo progetto, faremo praticamente una specie di effetto bokeh. Io vado a cercare adesso il video perché non tutti i video arrivano per nuocere, quindi ci vuole un video fatto in un modo che sia, come dire, dal CapCut sia elaborabile. 3, 2. Ok, prendiamo questo. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente non fare altro che duplicare il video, cioè un video sopra l'altro. In questo video andremo a applicare la sfocatura, ok? Su questo video qua. Come si fa a applicare la sfocatura? Si va dentro gli effetti, si va dentro effetti base e si va a cercare sfocatura, che deve essere questo qua. 3, 2, 1, azione. Ok, adesso dobbiamo estendere la nostra sfocatura per tutta la durata del nostro video, perché sennò ovviamente viene praticamente levata. Ok, stringiamo un po' la timeline, ok, con le dita marce, ecco. Adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a mettere lo stesso video come overlay, ok? Quindi se siete all'interno della clip, cliccate fuori e andate a caricare un nuovo video che poi è lo stesso. Ora andiamo a caricare lo stesso video. Vedete, CapCut vi dice che l'avete già importato, quindi 3. Niente di più facile. Io adesso forse l'avrò spostato, quindi dovete riposizionarlo. Ecco, no, invece l'ho posizionato giusto. Lo potete ovviamente mettere giusto se non l'avete messo giusto. Ok, quindi adesso cosa facciamo in questo video qua? Andiamo a togliere il background, però come vi accorgete c'è una differenza di dimensionamento. Io non faccio altro che allargare un po', ok? Quello che praticamente ho caricato, e andiamo a vedere l'effetto finale. 3, 2, 1, azione. Ecco, c'è anche l'audio ovviamente qua da levare, non facciamo altro che andare qui, andare nell'altoparlantino e abbassare del tutto l'audio della prima clip. 3, 2, 1, azione. Buongiorno, scusate, il parrucchiere non c'è, trucco e parrucco, vabbè, faccio da me. Sto partecipando al concorso Tocca a te o tocca a te, come dicono al nord. Vedete che ancora è un po', ok, è un po', non, vedete che c'è dietro, io lo centro ancora un po', purtroppo non ci sono regolazioni, però diciamo questo concorsino in Rai dove il signor Carlo Conti dovete avere dei video fatti in un certo modo, però peccato che non possiamo ovviamente determinare la sfocatura. Se io vado qua non posso, nell'effetto sfocatura non posso ovviamente determinare la, diciamo, la quantità di sfocatura, però è un bel effetto lo stesso. Passiamo adesso al chroma key. Andiamo a creare un altro progetto. Anche qui bisogna mettere il chroma key sotto, ok? Quindi ragioniamo al contrario, va bene? Quindi io vado a prendere una foto da mettere sotto, praticamente mettiamo una foto sotto il nostro soggetto che dovrà essere in chroma key. Mettiamoci questa con la focaccia molto buona, ok? Allarghiamo per tutta la larghezza, che se ovviamente non è io adesso un progetto, ho fatto una storia, comunque va bene così. Possiamo ovviamente cambiare l'aspetto, sapete, no? Come si fa? Si fa così, si esce ovviamente dalla clip, si clicca qua sotto e qua abbiamo gli aspetti. Possiamo anche decidere di ovviamente farla tornare ai 16 noni. Eccola qua. Perfetto, questa foto non va più bene, ma noi ce ne freghiamo, la ingrandiamo, così almeno abita il mio faccione bello grosso.
ok? E a questo punto andiamo a fare la stessa cosa, mettiamo anche qui un overlay, perché ovviamente, come abbiamo detto, ragiona al contrario, ok? Diciamo la foto o il video con la chroma key col verde deve essere sotto. Allora ci mettiamo, vediamo un po', avevo preso, prendiamo me stesso qua, uno che sia abbastanza papabile, questo qua. A questo punto non faccio che cliccare sulla clip e andare a cercare chroma key, che deve essere da queste parti qua in fondo, eccolo qua. Ora mi dà la possibilità, vedete questo cerchietto, mi dà la possibilità di andare a cercare il verde o quel colore, il blu, ovviamente se avete il blu. Una volta cercato andate sulla seconda voce e andate a incominciare a eliminare il verde, vedete, ok? Qui potete eliminare anche delle ombre, ok? Ma visto che adesso non ce ne sono, quindi direi che più o meno il gioco, vedete, è fatto. Ovviamente io sono... se mi ingrandissi così, vedete che a questo punto il chroma key è abbastanza preciso. Non abbiamo tante regolazioni neanche qui, però diciamo ragazzi, accontentiamoci di questa applicazione che è completamente gratuita. L'ultimo passaggio è quello di croppare l'immagine, diciamo il video. Non tenete conto della qualità adesso, ma dobbiamo togliere questa libreria ovviamente, perché non fa parte del girato, cioè praticamente bisogna levare una parte di video. Per far ciò, per ritornare a visualizzare la clip overlay, bisogna per forza andare nuovamente in overlay, vedete che viene fuori, quindi clicchiamo sulla clip e andiamo in taglia, in ritaglia, praticamente poi ridiamo ritaglia e a questo punto possiamo croppare la nostra clip come vogliamo, sopra, sotto, destra, sinistra, quello che praticamente riteniamo opportuno eliminare dalla visuale. Ok, diamo la spunta e a questo punto vedete che io posso rimpicciolirlo ovviamente e mettermi dove voglio, quindi a questo punto ho praticamente croppato la mia clip. Sì, non è precisa, però è questo, diciamo che è una clip che ho preso ad esempio, quindi perché c'è la lampada, quindi è tutto non è una clip che si adatta, però tanto per farvi vedere che potete anche croppare ovviamente il vostro girato. E poi niente, andate in esportazione e avete fatto il vostro chroma key con CapCut. Bene cari amici, avete visto quanto è facile utilizzare questa applicazione. Ovviamente tenetela sempre così gratuita, quindi permette di fare delle cose, ma ovviamente non è un'applicazione a livello professionale. Però abbiamo visto che possiamo fare un effetto bokeh, cioè sfocare diciamo lo sfondo in un filmato, che non è poco. Bene, io vi rimando alla prossima lezione su CapCut, andatevi a vedere anche le altre, ve le linkerò in descrizione e sopra ovviamente nelle schede. Vi saluto, un abbraccio da Gennaro, una buona estate a tutti. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie.